troviamo presso il Teatro Petruzzelli di Bari, dove oggi faremo un test drive molto importante con il centro Porsche Bari. Oltre ad essere infatti la prima Porsche presente sul nostro canale, è anche nella versione hybrid, quindi la prima volta un'auto elettrica, ibrida, plug-in, come volete chiamatela, presente qui sul canale di WeDrive. Troveremo infatti la nuovissima Porsche Panamera Sport Turismo 4 Hybrid. Andiamo un po' a vedere come va. Dunque, per guidare un ibrido, intanto noi diciamo sempre che l'ibrido si guida con il nostro piede, cioè l'ibrido richiede un piede di velluto, per cui più siete delicati con il piede sull'acceleratore e più la macchina va elettrica. E questo che ti dicevo, l'econometro qui, praticamente vedi che man mano che accelero si alza il LED luminoso fino a quando rimane luminoso sul verde. È elettrico. Quando incontra il livello max, dove c'è scritto max, allora lì subentra anche il benzina. Motore termico con 2.9. Sì, 2009 biturbo, 462 cavalli. Sì, bravissimo, nel combinato, 136 di elettrico e 300 Visto che comunque in elettrico riesce ad arrivare anche ad una velocità 130, infatti, 130 in elettrico e tra l'altro adesso quando vedi, praticamente noi abbiamo qui una rotellina, che per i che è driving per modes. Bravissimo, quindi a differenza della 911 dove c'hai altre tipologie, qui noi abbiamo che vuol dire solo elettrico, ok? Poi abbiamo H che vuol dire hybrid. Poi Sport e Sport Plus. Quando noi viaggiamo in elettrico con modalità escludiamo forzatamente il motore a benzina e tu sentirai, dopo te la faccio provare, sentirai sull'acceleratore uno scalino, nel senso che ci aiuta questo a monitorare e a tenere il piede, tu puoi così accelerare tranquillamente, vedi? Io accelero e così sto tranquillamente elettrico, perché tanto sento uno scalino per far entrare il motore a benzina, ok? Logicamente saprai già che comunque l'ibrido si ricarica in frenata, in rilascio e con il motore termico, quindi non c'è bisogno o comunque la paura che si scarichi la macchina e di ricaricarla. Tu non devi pensare a niente con l'ibrido. La batteria ha un'autonomia di piena di 50 km, quindi tu puoi arrivare a una velocità di 130 per 50 km. Logicamente sono anche un po' di più, perché ogni volta che tu freni, ricarichi, ogni volta che quindi comunque più o meno 50 km. Quando vedi queste freccettine qui, vuol dire che stai consumando la batteria. Benissimo, perché noi adesso stiamo andando in e-power. Allora poi io posso cambiare, girare sia da qua che da qua e andiamo in modalità hybrid, ok? In modalità hybrid che cosa succede? Puoi anche andare solo elettrico, perché vedi qua, io con il mio piede posso andare solo elettrico, poi ho bisogno di potenza, quindi quando tu hai bisogno di potenza schiacci giù e subentra il benzina in abbinamento. Una cosa importante, anzi due forse, allora la frenata, essendo una frenata rigenerativa, ricordati che si allunga un po', perché il primo pezzo della frenata è, essendo freno rigenerativo, non stai utilizzando le pinze dei freni, ma stai utilizzando il freno motore. Quindi quando tu vai a frenare non c'hai subito una frenata immediata, ok? Basta però premere un po' di più forte con il piede sul freno. L'importante è saperlo, queste cose qua. E poi un'altra cosa, la tecnica di guida dell'ibrido. Qual è? La tecnica dell'ibrido si chiama tecnica di veleggiamento, cioè io lancio la macchina, hai visto prima l'ho lanciata? Ok, ho fatto entrare benzina,
ho raggiunto una velocità, dopodiché tu mi stacchi il piede per un attimo dall'acceleratore, Sì. spengi il motore a benzina, ridai con un filo di gas, stai a metà gas e la macchina veleggia alla stessa velocità ma sta andando elettrica. Elettrica. Allora, nella modalità hybrid tu hai e-hold, che vuol dire praticamente, vedi la freccetta? Sì. Ti stabilizza la carica della batteria ai chilometri che hai adesso di possibilità. Perché tu sei adesso ecco su una superstrada e sai che dopo devi andare in città, Sì. ti serve l'elettrico, non hai modo di attaccarti e ricaricare, allora manteniamo 31 km, non me la consumare, quindi adesso io tra mezz'ora sono in città, almeno ho 31 Certo, km certo. per girare elettrico. E-charge, hai sentito il motore a benzina? Sì, è entrato, quindi carica. Bravissimo, il motore vedi le elettrico. freccette? Sì, 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 ok, sì, sì. perfetto. Quindi adesso sta ricaricando. Poi ci abbiamo Sport, e già è, e poi ci abbiamo Sport Plus. Questo è bellissimo, Ha perché aperto le valvole degli scarichi. praticamente adesso io dico sempre che questa macchina ha due anime. Cioè, allora, fino adesso hai sentito l'anima ecologica Certo, ed economica, certo. diciamo tra virgolette, adesso è l'anima Porsche, l'anima Chiaro. sportiva. Che non Cioè, deve mancare proprio- mai. Mai, assolutamente. Quindi qua già c'hai il suono che... Molto più presente anche all'interno dell'abitacolo il sound, Sì. il motore termico. Adesso praticamente in Sport Plus vedi che te la fa diventare più rigida, Sì, 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 poi sì, logicamente sospensioni. qui non ti ho parlato, ma c'hai tutto, c'hai le sospensioni Chiaro. pneumatiche attive, comunque c'hai tutti i controlli di sicurezza, c'hai tutte le... Adesso questa è la tecnologia dell'ibrido, ma devi sentire anche come è migliorata nell'assetto, comunque una macchina che ha il baricentro basso, è proprio una macchina che si guida prima... essendo più lunga era un attimo più, scusate però È normale. ecco, questa è l'anima Porsche. Da qua tu vedi, controlli il flusso, Sì, perché sì. la batteria sta mandando la potenza alle ruote. Se posso permettermi Vai, questo dimmi. parere molto, tra virgolette, ignorante, però questo flusso qui della batteria elettrica mi ha ricordato la DeLorean di Ritorno al Futuro, che aveva i flussi canalizzatori È che vero! portavano allo Vedi, stesso quanto design. ed è pensate stupendo. quanto Stiamo parlando anni 80, siamo nel veramente. futuro ormai e ci si sente nel futuro in realtà. Sì, sì, perché sì. Anche l'ultima volta che siamo stati a bordo della Sport Turismo era ferma, era in showroom per la presentazione, ma ci si sentiva a bordo di un'era totalmente diversa, un'era Sì, automobilistica sì, sì. totalmente Beh, sta diversa. cambiando, sta Sì, cambiando sì, tanto sì. adesso. È incredibile come siamo a bordo, sto guidando, ma sento solamente il rumore delle auto che ci sorpassano, che noi sorpassiamo. È una sensazione mai provata prima. Questa, tra l'altro, oltre che la prima volta al volante di una Porsche, è la prima volta al volante di un'auto che guida in modalità totalmente elettrica ed è un'esperienza particolare, particolarissima. Ah, ed è la prima volta su una Porsche anche? Sì, Ah, vabbè, sinceramente vedi, sì. quindi subito sull'innovazione. Certo, sono orgoglioso di poterlo fare, ecco. Tra l'altro, ora, al di là della tecnologia che lascia senza fiato, abbiamo visto esteticamente dettagli che fanno subito notare come non si tratti di una sport turismo normale, ma appunto di un ibrido. Abbiamo visto le pinze Bellissimo. freno in color Sì. verde lime, Sì. la scritta Sì, come hybrid, tutto, vedi, come tutti quanti i tutto dettagli quanto, sì, all'interno, sì, sì, e richiamano anche, diciamo, in un certo senso la 918, la tecnologia penso sia simile a quella dell'elettrico Sì, sì, combinato sì, col sì, sì, termico, sì, sì, sì. con la hypercar. Trovo stupendo che si riesca a mantenere le performance e anche l'emozione di guida, nonostante Bravissimo, infatti questo è bello. l'ingresso di Sì. un motore elettrico. Molte persone pensano le auto elettriche non danno emozioni, non hanno un sound, non hanno questo, non hanno quest'altro, però devo dire non sembra assolutamente l'idea che abbiamo, che hanno la maggior parte delle persone sulle auto elettriche, è l'idea della vecchia Prius, che è un'auto Sì, morta, sì, senza sì. anima, spenta. Invece adesso è tutt'altro. E soltanto entrare un po' nella modalità, perché magari ecco, se una persona magari entra a guidare un ibrido in macchina e non sa un po' come funziona, mi tiene giù sempre il piede, Certo. perché diciamo il pilota medio tende a schiacciare e a quel punto mi consumi come una petroliera. Esatto. non hai
Anche i perché tra l'altro stiamo vantaggi parlando comunque dell'ibrido. di una potenza di un motore termico che è oltre 300 cavalli, quindi Sì, 330 non è- cavalli, infatti. portate per in modalità benzina normale, certamente ha delle performance Sì. notevoli, ecco, e quindi anche i consumi si vanno a, Certo. diciamo, a stabilizzare su quelle che sono le E performance. poi ci sono poi tutti i vantaggi dell'ibrido, Certo, i vantaggi del bollo, delle cose, questo, incentivi, sì, gli incentivi, delle strisce blu, delle... sì, sì. Impostazione del volante, infatti col rotore come nel 911, ma anche i vari quadranti e quella, diciamo, classica Porsche con quadranti digitali che mostrano, quindi come ho detto prima, ecco, qui c'è il quadrante all'interno del contachilometri, c'è quello che va a segnare l'utilizzo della batteria della modalità elettrica, con anche diciamo, il range. Sì. Poi Qui tu al puoi centro. anche girare, vedi, con la rotellina, ok, vedi sì, da lì, ci ti mostra vedi le tutte informazioni del quante, trip. sì, sì. 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 Poi ovviamente temperatura, qui al centro in grande c'è il contagiri, linea rossa quasi a 7000 giri, e al centro ci mostra, oltre alla velocità del selettore del cambio automatico, anche la modalità in cui stiamo guidando, i power in questo caso, e qui tutto quanto il flusso e la zona dedicata alla modalità elettrica. È esteticamente veramente bella. Oltre a tutta quanta l'auto, che Sì. il tunnel centrale con questi tasti touch è qualcosa di Qui è di cambiato fenomenale. tutto, guarda Sì, che sì, 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 schermo, lo guarda schermo. che le... Questo quanto è 12 Sì, pollici sì, dovrebbe 12. essere, tra l'altro, Sì, touch, sì. anche il cronografo qui al centro in alto è esteticamente stupendo. E tra l'altro non è neanche prima, ci ha dato modo di provare quelle che sono le performance sportive della Panamera Hybrid. Non è neanche la versione più spinta, perché so che c'è la Turbo SI Hybrid, sì, che sì. quella sarà 680 sono i cavalli su 680 quella, cavalli, ed è sì, no, è pazzesco. una cosa è mostruosa, pazzesco. una cosa È mostruosa, meravigliosa. veramente. Ok, insomma, perfetto. il nostro test drive a bordo della nuova Panamera Sport Turismo, questa è la 4 Hybrid, ricordiamo, quindi con un motore combinato da 462 cavalli, è giunto al termine. Ringraziamo il centro Porsche Bari e in particolar modo Alexandra per questo test drive. Grazie e per a averci voi. fatto conoscere meglio per la prima volta qui sul canale di WeDrive la tecnologia hybrid e la guida di una Porsche come si deve. Se questo video vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti, lasciateci like e condividetelo, e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale di WeDrive per tutti quanti i video che verranno in futuro.